Ed eccoci qua ragazze, si ricomincia dopo 16 ore di lavoro, ero arrivata a questo punto. Ricordate? Bene, oggi continuiamo ed andiamo avanti. Vi ho lasciato dicendo di non gettare il cartamodello iniziale. E sì, perché il cartamodello ci servirà per andare a rinforzare il nostro retro e per fare il retro. Quindi in questo video andremo avanti in vari step e vi mostrerò come procedere per terminare la nostra collana epica. Quindi prendete un bel foglio di carta rigido, il mio è da 300 grammi, e vado con una penna a tracciare il contorno dal mio cartamodello, ma naturalmente questo è il rinforzo, quindi mi terrò un po' più all'interno di circa un mezzo centimetro in ogni punto, in modo tale, potete fare anche un 7 millimetri, diciamolo, e vado a ritagliarlo. Quindi procedo velocemente, ho velocizzato il video perché non voglio annoiarvi e voglio farvi vedere pian piano il processo finito. Mi raccomando, utilizzate delle forbicine apposite, non quelle che tenete di solito per il ricamo. E poi verificatene la dimensione. Stavo dimenticando un dettaglio importantissimo: la collana dovrà essere qui collegata da una catena, ma naturalmente serviranno degli anelli e io ho pensato di utilizzare questi anelli in acciaio assolutamente dorato e li andrò a cucire in questo modo, ok? Quindi li cucerò al mio retro prima di fare tutte quante le altre operazioni, quindi vado a riprendere a che filo e ve lo mostro cucito. Allora, come vedete, questo il primo già l'ho cucito, ho utilizzato il filo Miyuki, qui ci ha posto l'anellino, laghi della tulip. Allora, ho cucito sia avanti e indietro attraverso tutto il ricamo, prestando un po' d'attenzione, e poi un pochino a raggiera. Adesso cerco di mostrarvelo. Il pezzo è abbastanza pesante. Allora, quindi praticamente posiziono il mio pezzo, ok? E comincio, ho fatto un nodino alla fine del filo e comincio a fare in questo modo per, tra virgolette, bloccarlo un pochino, ok? Posizionatelo al centro. Fate attenzione, non sarà proprio super facile fare questa operazione, cercherò però di mostrarvela, ok? In questo modo. Ho scelto un anellino bello massiccio, e lo cucio abbastanza perché ragazze, la collana è comunque pesante e va cucita. Cerco di mostrarvelo. Ok, una volta che ho fatto questa operazione faccio anche questa operazione, quindi vado davanti e metto l'ago in diagonale in modo tale che entro dall'esterno e esco all'interno e vado a fare quindi sempre la mia raggiera. Quindi vado qui per esempio, quindi sono all'esterno, posiziono però l'ago in modo tale da spuntare all'interno. Naturalmente ci sono tantissime perline ricamate, quindi non si vedrà, ma eventualmente avete sempre le perline a portata di mano, potete inserire una perlina se avete paura che si veda il filo e fate questa operazione e quindi la vostra perlina si andrà a posizionare all'interno della lavorazione e poi continuate così fino a che non otterrete il risultato desiderato, che deve essere bello fermo, ok? Non si deve muovere e poi dopo va bene, passiamo alla colla. Quindi vado a finire qui, andate a prendere la colla Asulit, vi consiglio per incollare il retro con il cartone, è la più, insomma, secondo me adatta in questo caso e quindi la trovate sul sito di Fili e Forme dove trovate anche gli aghi della tulip e tanti altri materiali per i vostri bijou. Continuiamo con il nostro progetto. Pensavo di aver registrato, invece si è staccata la camera, ma non ho fatto nulla di che. Ho preso la base che avevo ritagliato in cartone rigido,
da 300 grammi e ho messo l'Azulit su tutta la base in feltro e poi ho adagiato il mio praticamente modello fatto in carta. Adesso andrò a mettere un libro sopra per esercitare una lieve pressione. Mi raccomando, quando mettete la colla Azulit non mettetela lungo il bordo ma solo sul cartone, perché il bordo naturalmente andrà cucito, quindi fate questa attenzione, altrimenti avete grosse difficoltà poi a cucire la base e il retro e fare una finitura con l'ago e le perline. Allora, cosa andiamo a prendere? Vado a prendere un po' di questo vellutino, ok, che è morbido, lo adagio e ci vado a mettere su. Oh, andiamo a mettere un bel libro di Sherry Serafini sul video embroidery, che vi consiglio di acquistare se lo trovate usato. Ok, lo lascio qui qualche ora e poi procederò con il retro. Ho fatto delle prove per irrigidire con la canottiglia, con il wire francese, il contorno per definire e non irrigidire, o addirittura con il soutache, ma alla fine vedrete che ho scelto un'altra opzione. Allora, come vedete è passata tutta la notte, la collana ormai si è irrigidita, quindi vedete riesco a maneggiarla con più facilità. Io ho deciso di rivestire il retro con questo colore, ho preferito un colore scuro, vedete è scamosciato, è abbastanza spesso e quindi vado a ritagliare, a disegnare e a ritagliare la mia sagoma. Naturalmente la parte centrale l'andrò a recuperare per rivestire eventualmente degli orecchini o dei bijou più piccini. Cerco di sfruttare al massimo tutto quanto il tessuto, quindi vado. Quindi segno con una penna, restando, faccio prima un taglio un po' più largo e poi andrò più di precisione. Ecco il retro della collana, di questa enorme collana, ed ecco il mio retro che adesso andrò ad incollare con la colla Azulit, un po' come abbiamo fatto per il cartone, sempre la stessa cosa, applicherò la colla sulla carta, sul cartone da 300 mg da 300 grammi che ho utilizzato per indurire, e lo andrò a mettere qui non lungo il bordo, perché poi a seconda della finitura che andrò a fare, che non ho ancora deciso se sarà in brick stitch, se farò una profilatura in soutache da 2 mm, tipo questo, oppure se utilizzerò il wire, il filo di canottiglia, che in questo momento, eccolo qua, oppure se utilizzerò il filo di canottiglia. Vedrò, al momento farò delle prove di cucitura sia di una cosa che dell'altra e vedrò quale effetto mi piace di più. Perderò un po' di tempo in più, però non fa niente, preferisco andare sul sicuro. Questo naturalmente lo conserviamo, ci servirà per gli orecchini. Quindi procedo all'incollaggio. Allora, naturalmente segno sempre quando ho dei tessuti, vado a guardare sempre il fronte e il retro, perché a volte girandolo, quindi lo segno, quindi la A parte avanti che io devo vedere, perché a volte capita che girandoli non coincidano proprio al meglio. Munitevi di una spatolina, questa è una forchettina penso del poké, non lo so, di qualcosa che mia figlia ha ordinato, e quindi vado così. Prediligo la colla Azulit perché va benissimo con cartone, carta e il mio scamosciato in uno strato sottile, irrigidisce ma non troppo, e insomma per me per l'uso che io ne faccio la trovo l'ideale. Ottimo rapporto qualità-prezzo e quindi andiamo con lei. Mi raccomando, non fatela strasbordare troppo, e anche perché la colla Azulit a contatto con il tessuto non fa grinze, non si rigidisce quando fa presa, quindi diciamo che per me va bene. Forse ne devo mettere un altro pochino, ora vediamo, faccio un pochino così, sì, decisamente ce ne vuole ancora un pochino. È vero che non deve andare sui bordi, però insomma un pochino ce la dobbiamo mettere, non vogliamo che si scolli,
E poi, come abbiamo fatto, dobbiamo andare sempre a mettere un piccolo peso sopra. Adesso vi faccio vedere passo a passo quello che andrò a fare. Quindi prendo, giro naturalmente, ho sempre un sacco di roba sul mio tavolo e vado, cerco di non sporcare, è abbastanza grande, quindi ho tagliato a misura e cerco di adagiarlo in maniera perfetta. Poi se ci sarà un pochino da rifilare lo rifiliamo ovviamente. Quindi sposto, ok, metto qualcosa di morbido sotto, sempre il nostro tessuto. Prendetevi tutto il tempo necessario prima che la colla faccia presa per sistemare e pareggiare bene tutti i bordi, perché comunque è vero che è un tessuto rigido, ma è pur sempre un tessuto, quindi pareggiate bene i bordi. Vedete, io perdo un pochino di tempo, però presso in modo tale che non si generino delle bolle d'aria tra il tessuto e il cartone. Quindi, insomma, mi impegno a fare le cose per bene e dovete farlo anche voi. Quindi, dopo aver pressato un pochino, fatto aderire bene lo strato di tessuto al cartone e alla mia collana, quindi lo vado a posizionare e anche in questo caso metto un bel peso, anche in questo caso, ed aspetto un pochino che faccia presa. E nel frattempo comincio a dedicarmi agli orecchini che vedrete in un prossimo video, abbinati naturalmente. Allora, stavo facendo una prova al soutache così sommaria, non so se mi piace il risultato, ma è pesante da tenere tra le mani, quella è la verità. Quindi dare puntini piccoli piccoli non saprei. La decisione finale, dopo varie prove e tentativi, è che farò un profilo fatto con le perline. Questo va bene, è stato fatto così giusto come prova. Ora andrò a scucire tutto perché metterò un mix di colori di perline per non rendere proprio il contorno troppo definito. Quindi mischierò quelle champagne, quelle bronzo, quelle oro, farò un mix e andrò a fare tutto il profilo. Non mi piace il profilo in contrasto. Prima di mostrarvi come vado a fare la profilatura, vi mostro l'orecchino che andremo a realizzare composto di due parti, quindi questo lo troverete in un prossimo video. Orecchini con fragge Albide Embroidery, epico. Ecco qua un breve anteprima degli orecchini indossati, quindi iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così da non perdere i prossimi video. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per vedere il tutorial di questi deliziosi orecchini estivi Albide Embroidery in due parti. E adesso cominciamo. Ecco qui la nostra collana, il nostro collier. Eravamo arrivati a questo punto e naturalmente manca la parte finale. La decisione, lo sapete, era difficile scegliere tra brick stitch, fare un profilo diverso. Ho provato con la canottiglia, ho provato col soutache, ho provato con tante tecniche, ma alla fine ho deciso tra quelle virgolette un pochino più veloci e mi è venuto in mente parlando con un'amica, faccio un po' di chiacchiere ogni tanto, lei mi aveva detto: "No, guarda", lei si chiama Antonella Mure, è un'artista dei gioielli meravigliosa, ha un canale YouTube, e non pubblica più tanto, però se andate a vedere qualcuno dei suoi lavori, sapete, insomma che troverete tanta bellezza, quindi andatela a guardare. E parlando con lei ha detto: "No, ma io faccio un tipo di, lavoro con le perline così, colà", e a quel punto, io ho detto: "Bah, ma ora provo a fare qualcosa". Lei non mi ha mostrato il suo lavoro, però io ho detto: "Bah, adesso provo a fare anche io, questa finitura con le perline a inserimenti multipli", e mi è venuto in mente il punto festone. Sapete che io cucio e quindi ho provato a fare questo punto festone inserendo delle, più perline alla volta per andare più veloce. Quindi adesso ve lo mostro. Qui davanti a me vedete ho messo un mix di perline, avorio, bronzo, bronzo chiaro, rame, oro, quindi le vedete sono qui davanti e quindi ho già cominciato, ma naturalmente non importa perché tanto si fanno sempre gli stessi passaggi. Una volta che avete fissato il filo, lo dico giusto perché se dobbiamo condividere un po' di lavoro, condividiamo. Quindi esco da questa perlina, immaginate di essere entrati voi col lago, e poi infilo una serie di perline. Vado a caso, una chiara, due più scure, come capita. Così che questa lavorazione di mix color non stoni con questi mix color. Se avessi fatto una profilatura
tutta tinta unita, come ho fatto qui nei perni, sarebbe stata troppo definita e sulla collana non mi piaceva questo effetto. Qui il perno è ben definito e quindi ci stava, ma sulla collana questo profilo scuro o tutt'oro non mi piaceva, era troppo marcato. Vediamo un po' di cose così forse si vede meglio, mette meglio a fuoco, spero, e quindi vado, ho inserito le mie 3 perline e vado da dietro in avanti in questo modo. Calcolo più o meno le mie 3 perline, la dimensione delle vostre perline, e entrate da dietro in avanti, quindi prendete sia l'Ultra Sweet che la base, che in questo caso non è Beading Foundation ma è feltro, andatevi a vedere le prime parti del video in cui lo spiego nel dettaglio, quindi le prime puntate. Dopodiché vedete che esco davanti, mi infilo solo nell'ultima e tiro bene. È tipo come se faccio il brick stitch, il punto festone, però inserendo le perline. Tirando, le perline, vedete, si avvicinano e quindi diciamo che velocizziamo un pochino tutta questa lavorazione che altrimenti richiederebbe veramente un tempo infinito. Quindi cercate di essere abbastanza regolari. Quindi ve lo faccio vedere di nuovo. Ho infilato le mie 3 perline, ho tirato bene, mi aiuto con le dita a spostarmi in avanti. Io ovviamente ho la camera, adesso sono in una posizione scomodissima, però l'operazione che dovete fare è questa e a questo punto si farà questo profilo ben definito. Zoom ancora un pochino e ve lo mostro un'ultima volta, quindi tiro, infilo 3 perline a caso di colori mix tra champagne, oro, bronzo, tutti i colori che ho utilizzato e vado naturalmente per questo lavoro, ragazzi, utilizzate aghi belli buoni come quelli della Tulip, perché se utilizzate aghi sottilissimi, ecco qua, scusatemi, come al solito mi allontano dalla camera e non me ne accorgo, quindi mi sa che ve lo devo mostrare di nuovo concentrandomi su quello che sto riprendendo. Quindi ve lo dimostro. Ok, ci riprovo. Metto un mix di 3 perline, ok, vado da dietro in avanti, calcolo più o meno le 3 perline, lo spazio che andranno ad ingombrare e mi infilo sia nella base, che in questo caso è un'ecopelle scamosciata meravigliosa, e sia nella base di ricamo. Dopodiché entro nella l'ultima perlina soltanto e tiro bene e il lavoro pian piano si posizionerà in questo modo. Spero si sia visto. Vado un'ultima volta, poi voi rallentate, zoomate, non lo so, fate come ritenete opportuno e rivedetevelo con calma. Ok. Aghi, tulip, mi raccomando, state attenti a non portarvi tutta la lavorazione. Io adesso sono in una posizione scomoda, ma vedrete che trovando la vostra posizione, di sicuro non con le braccia sul tavolo, perché vi stancate, ecco qua. E andate così per tutta la parte esterna ed interna. Io metto il cronometro e vediamo quanto ci metto. Secondo voi? Un'oretta? Staremo a vedere. Dimenticavo, naturalmente sul retro questo è il risultato. Avendo questa base scura ho utilizzato naturalmente il Miyuki più scuro. Ok, guardate che bell'effetto questa profilatura, pulita e sistemata, ottimo effetto. Proseguo, e questo naturalmente è il retro. Sono molto contenta del risultato. Allora, per il profilo esterno ci ho messo circa un'oretta, sono arrivata qui, adesso l'interno dovrebbe essere un po' di meno, decisamente, ci metterò forse 45 minuti, le previsioni erano sbagliate. E dopo un'ora e 38 minuti ho finito, profilato tutto il retro da un lato e dall'altro. Ho messo anche una catena, ovviamente sembra strana la collana perché la collana in realtà poi si incurverà al collo e avrà questo effetto. Ok, quindi poi al massimo vi metto una foto della collana indossata. Sono molto soddisfatta, questi sono gli orecchini e niente, vi abbraccio, alla prossima. E questa è la bellissima Rosamunda che indossa la parure realizzata da me.
Grazie Rosamunda per avermi scelto. Un abbraccio ragazze.